Ciao a tutti e benvenuti in questa autorecensione video del mio libro. Ci tenevo a fare questo video perché volevo ripercorrere un pochino quali sono state le tappe, diciamo, durante la stesura di questo libro e rivedere, insomma, parlare con voi di quelle che sono le tematiche trattate appunto in questo libro che ho scritto. Voglio farlo anche perché molti spesso mi chiedono, insomma, chi ancora non l'ha preso, di cosa tratta effettivamente questo libro. Insomma, io sono sempre stato un po' vago perché è veramente difficile, come vedremo, dare una definizione totale e completa di questo libro, dato che questo libro tratta di molte cose particolari. E quindi oggi io volevo fare proprio questo, parlare con voi di tutti i vari capitoli che ho scritto, ma senza fare spoiler. Io leggerò il titolo del capitolo per darvi un'idea di quale sarà, insomma, la tematica trattata, ma non entrerò assolutamente nel dettaglio dicendovi poi nel concreto di cosa si parla e cose varie. Però ve lo dico perché nel caso in cui qualcuno volesse prendere il libro e partire proprio diciamo all'oscuro, nell'oscurità, diciamo, totale di quello che poi troverà nel libro, allora chiudete il video e semmai il video lo vedrete più avanti. Volevo anche ricordare appunto che il libro è di recente uscito anche, libro che tra l'altro ho in mano in questo momento, è uscito anche in versione inglese sotto forma di ebook, mentre in italiano c'è solo cartaceo. Probabilmente in futuro cercherò di renderlo disponibile appunto anche in altri formati, ma non vi do nulla diciamo, per assodato, perché insomma lo vedrò piano piano. Comunque vi lascio come sempre il link, se siete interessati a prenderlo, in descrizione. Allora, prima cosa che volevo dire riguardo questo libro è un ringraziamento veramente enorme a tutti quanti, tutti quelli che mi hanno supportato, tutti quelli che l'hanno preso, tutti quelli che mi hanno comunicato la loro opinione, perché devo dire la verità, questo libro sta andando benissimo, ma oltre che per il fatto, insomma, che si stia diffondendo, l'avete preso in tantissimi, io sono veramente stupito, totalmente stupito dal feedback che mi state dando, dalle recensioni che mi state dando. Questa cosa, vi dico la verità, io non me la sarei mai aspettata. Anzi, è un libro molto complesso e molto profondo e non mi sarei mai aspettato che così tante persone lo potessero comprendere e apprezzare così tanto. Sono sincero, ad oggi, per quello che almeno mi è stato detto da tutti voi che mi avete scritto, le recensioni al momento sono solamente positive. Ovviamente magari ci sarà qualcuno magari a cui il libro non è piaciuto, ma personalmente, per quello, insomma, che voi mi avete detto, non solo le recensioni sono positive, ma la portata di queste recensioni è qualcosa veramente di incredibile, e uso la parola incredibile perché veramente non ci avrei mai potuto credere se qualcuno me l'avesse raccontato, veramente. Quindi di questo vi ringrazio veramente infinitamente, mi sento davvero molto compreso dopo che appunto mi avete detto tutto quello che mi avete detto. E proprio per questo motivo mi posso subito collegare all'inizio, diciamo, di questa recensione, partendo proprio dalla copertina. Il titolo del libro è, come sapete, Come sono diventato un essere misterioso, ma lo ridico perché appunto magari alcuni stanno vedendo direttamente solo questo video. Entrerò tra poco nel merito del titolo, ma volevo appunto parlare della copertina, dato che stavo parlando di voi e del vostro supporto, perché la copertina della versione italiana parte proprio da voi. Nel corso di questi anni mi avete supportato in tantissimi modi diversi e negli ultimi anni, forse proprio perché io, diciamo, ho lasciato intravedere qualcosa di più del mio carattere, delle mie riflessioni in generale, diciamo che tra me e molte persone che mi seguono si è creato un rapporto molto più confidenziale, in cui siamo anche finiti a parlare di cose spesso esterne al mondo dell'allenamento, e il vostro supporto ideologico nei miei confronti negli ultimi anni è, diciamo, si è intensificato in una maniera incredibile, e io quindi ci tenevo a ringraziarvi per tutto questo che avete fatto per me, dandomi un ruolo primario
nel mio libro, e ho fatto questo mettendo alcuni dei messaggi più belli che mi sono stati scritti in questi anni come copertina del libro. Vi dico, inizialmente la copertina del libro in realtà non l'avevo ideata, stavo pensando a qualcosa di molto vago in realtà. Quando poi invece mi è venuta questa idea, mi sono sentito ovviamente soddisfatto, perché secondo me già la copertina di questo libro fa capire, per già tutte le cose, varie cose che ci sono scritte, quanto questo libro sia carico di significato personale. Mi dispiace che per la versione inglese non abbia potuto fare questo, perché avrei dovuto tradurre, diciamo, i messaggi, photoshopparli, ma non volevo assolutamente fare una cosa del genere, volevo usare dei messaggi originali, insomma. I messaggi italiani erano molti di più, e quindi ho fatto la copertina italiana in questo modo. Quella inglese l'ho fatta in un altro modo, che secondo me comunque rappresenta moltissimo sempre il contenuto del libro. Per quanto riguarda il titolo, come sono diventato un essere misterioso, il libro fa riferimento a un percorso di trasformazione, potremmo dire, personale, come vedremo poi nelle varie tematiche. L'espressione, la definizione di essere misterioso, che viene spiegata e affrontata bene comunque in un capitolo del libro, è già presente nel retro della copertina, quindi ve la posso leggere, dato che non è, diciamo, uno spoiler, è una cosa che uno legge appena prende il libro, ed è la seguente: un essere misterioso è qualcuno che non risente dell'esterno e che può plasmare il proprio interno fino ad immergersi in una realtà che si è creato lui stesso. Quindi questo è il libro che parla del processo, diciamo, che mi ha portato a modificare piano piano il mio modo di essere, fino a diventare appunto quello che io definisco essere misterioso. Allora, passiamo adesso ai capitoli veri e propri del libro. Vi posso dire subito che questo libro, secondo me, ha 12 capitoli principali. Ci sono poi le note, le riflessioni e le conclusioni, però diciamo i capitoli principali sono 12, e secondo me il libro si divide in 3 parti, di 4 capitoli per parte. La prima parte è la parte veramente, diciamo, autobiografica, anche se più nei primi 2-3 capitoli, non tanto nel quarto. Quindi lì vado proprio un po' a raccontare la mia vita, diciamo. Poi al capitolo 4 questo racconto viene messo in pausa e c'è una parte di 4 capitoli in cui io rifletto su alcuni concetti. Molti mi chiedono: ma questo libro parla di allenamento o no? È difficile dare una risposta a questa cosa, perché il libro in realtà non parla di allenamento. Molte persone che l'hanno letto non praticano calisthenics, ma sono riuscite comunque ad apprezzare il libro. Ma il libro parla anche di allenamento, perché ogni cosa che io dico viene rapportata con il mondo dell'allenamento, perché comunque è il mondo, è il mio mondo. Quindi ogni cosa di cui si parla viene sempre rapportata col mondo dell'allenamento. E in più, come già ho detto tante volte, alla fine di questo libro, che tratta, come dico sempre, principalmente, diciamo, si può dire, la tematica dei rapporti tra la mente e il corpo, come ultimo capitolo di questo libro è presente un vero e proprio metodo di allenamento che io utilizzo da 1 anno e mezzo, che è presente in questo libro proprio perché fa uso di un particolare rapporto tra la mente e il corpo. Poi vi parlerò appunto più nello specifico di questa cosa quando arriveremo a parlare di quel capitolo. E quindi il libro in quel punto sì, parla molto di allenamento, non vi insegnerà ad eseguire una propedeutica per qualche esercizio, non è un libro tecnico, ma è un libro che anzi vi aiuterà moltissimo nei vostri allenamenti, e non solo, anche al di là dell'allenamento. Quindi non parla nel pratico, se non per l'ultimo capitolo, di allenamento, ma in realtà parla di allenamento. Questo è quello che insomma posso dirvi. Allora, il primo capitolo riguarda la mia infanzia, appunto si intitola La mia infanzia, e serve insomma per farvi capire quali sono state le basi su cui poi si è venuta a creare la mia personalità, perché ovviamente la nostra personalità è tutto un evolversi continuo, e partendo da quello che già diciamo viviamo da piccoli. E sinceramente anche scrivendo questo capitolo, ripercorrendogli proprio diciamo a ritroso alcuni avvenimenti, io mi sono accorto di quanto moltissimi lati del mio carattere in realtà fossero ben visibili già quando appunto ero molto piccolo, e già appunto questo capitolo mette in luce
queste cose e vi fa appunto un'introduzione di come io ero da piccolo. Dopo, il secondo capitolo, la mia storia, è stato la primissima cosa che io ho scritto su questo libro, diciamo. Questo libro è nato come un diario inizialmente e quello fu la prima pagina, in poche parole. E tra l'altro, diciamo, il capitolo da cui poi è stato tratto il mio video motivational speech di 2 anni fa, quasi 3 anni fa, che poi vi linkerò qui in descrizione. In questo capitolo, diciamo, il discorso viene un pochetto riampliato, insomma, un po' riadattato al libro, dato che appunto il libro non si rivolge a chi sa cos'è il calisthenics, ma appunto a tutti, e parla appunto proprio di quello. Quindi se vi è piaciuto quel video, io ricordo che anche quel video venne definito, diciamo, molto emozionale, vi posso dire che il libro mantiene questi toni. Il libro è molto molto profondo ed è molto ricco di emozioni molto diverse a seconda dei punti del libro, e io ogni volta che scrivevo una pagina, un capitolo, lo scrivevo nel momento esatto in cui stavo provando quella precisa emozione. In quel modo, diciamo, ho fatto in modo che tutto fosse più realistico, più sentito possibile, e questa era anche la cosa che mi premeva di più, la cosa forse più difficile da comunicare. E invece, ricollegandomi al discorso che ho detto dei pareri, diciamo, iniziali, questa è stata la cosa che invece moltissime persone mi hanno detto. Mi hanno detto in tantissimi: quando si legge quel determinato capitolo si riesce a provare esattamente quell'emozione di cui tu parli in quel momento. Quindi sono contento di essere riuscito a farvi, diciamo, immedesimare in me, insomma. E quindi questo per quanto riguarda appunto la mia storia, che fa seguito appunto al capitolo sulla mia infanzia, ed è una parte molto emozionale. Dopodiché c'è il capitolo Il pezzo mancante. Allora, questo capitolo ha questo titolo per 2 motivi. Sia perché quando io ho fatto il video sulla mia storia io mi sono interrotto a fine 2016, quindi io non ho raccontato quello che è successo dopo. Quindi il pezzo mancante sta a significare anche il pezzo mancante della storia, quello che non avete mai saputo perché quel video appunto si interrompeva in quel punto. Ma il pezzo mancante fa riferimento anche ad un'altra cosa, ad una sorta di illuminazione che io ebbi circa 3 anni fa ormai, che è legata al modo, diciamo, potremmo dire, di pensare relativamente a quello che è il sapere umano, ok? Noi, diciamo, ragioniamo spesso dando per assodate alcune cose, sebbene molte cose non siano state ancora date per assodate, ok? Scusate il gioco di parole, ma il concetto è questo. E imbattersi per qualsiasi evento in qualcosa che ti fa cambiare questo modo di vedere le cose ti porta appunto ad approcciarti a quello che io lì definisco il pezzo mancante, e appunto lì capirete cos'è il pezzo mancante. Il capitolo dopo, che è un capitolo ancora vagamente autobiografico ma già si inizia a sfumare, è Un limite inesistente, che fa seguito proprio al discorso del pezzo mancante, ed è il capitolo in cui io parlo di quello che è il mio rapporto con i limiti. Voi insomma lo sapete, io sono spesso accostato a questa parola, insomma spesso mi viene chiesto cosa sono per te i limiti, credi nei limiti e cose varie. Questo capitolo sta a spiegare proprio questo, qual è la mia visione di limite e perché la mia visione di limite è questa. Da qui poi il discorso, la linea temporale, diciamo, autobiografica viene messa in pausa perché vengono introdotti altri concetti, dei concetti che sebbene esterni all'allenamento, in realtà sono estremamente correlati al mio modo di vedere l'allenamento, perché ogni concetto, anche se molto lontano dal mondo dell'allenamento, si va poi a collegare, a concatenare con altri fino a sfociare nel mondo dell'allenamento stesso. Quindi è una catena di riflessioni, potremmo dire. Il primo capitolo di questo diciamo secondo terzo del libro si intitola Sulla giustizia, ed è una mia riflessione sul concetto di giustizia, che sembra veramente la parte più lontana da quello che potrebbe essere un libro di questo tipo, ma in realtà è un concetto che pervade a livello di motivazioni e di motivazione tutto il libro. È molto complesso appunto da spiegarlo in questo modo senza appunto entrare
nel dettaglio, cosa appunto che non voglio fare, ma è come se fosse un concetto molto molto di base che sicuramente caratterizza molto la mia personalità e quindi anche tutto quello che poi da essa ne deriva. Il capitolo dopo si chiama L'odio perenne, un carburante inesauribile. Questo capitolo introduce il potere, diciamo, delle emozioni, ma anche il modo in cui noi scegliamo di usare certe emozioni e come queste possano determinare a tutti gli effetti la nostra personalità, le nostre motivazioni, il nostro modo di vedere moltissime cose. È un capitolo molto molto profondo e molto molto personale e ci tenevo particolarmente che questo capitolo fosse in questo libro e secondo me questo capitolo insegna a vedere anche oltre certe cose e a capire che spesso molte cose non sono come si vedono dall'esterno e che ogni cosa magari può essere vista anche in modi diversi e compresa sotto luci diverse. Abbiamo poi quindi lo stato di necessità, che appunto di nuovo è un concetto che si collega al capitolo prima. Lo stato di necessità parla di quello che muove il vostro spirito, diciamo, il vostro tutto. Spesso si parla appunto di motivazione per raggiungere i propri obiettivi, ma forse è anche meglio parlare di condizione nella quale si vuole o si può raggiungere determinati obiettivi e questa può essere influenzata da tantissime cose, sia condizioni interne che condizioni esterne. Ci sono delle condizioni ovviamente più favorevoli di altre per raggiungere determinati obiettivi, però appunto bisogna riuscire o avere la fortuna di trovarsi in quella specifica condizione. Abbiamo poi l'ottavo capitolo, la teoria degli equilibri opposti, in cui vado a spiegarvi perché io spesso faccio molte cose al contrario di quello che bisognerebbe fare e do una motivazione e una visione, diciamo, sia interna ma anche dall'esterno di questa cosa e questo capitolo fa capire molto molto probabilmente di come io sono e di come ho sempre ragionato e perché mi sono sempre voluto muovere in un determinato modo e secondo me spiega bene davvero anche la logica che c'è dietro moltissime cose. Questa è un'altra cosa che molti davvero mi avete detto e che mi fa particolarmente piacere perché in realtà è stata una cosa probabilmente che io ho affrontato ma quasi indirettamente. Moltissime persone mi hanno detto: io dopo che ho letto questo libro ho capito perché fai le cose che fai, perché dici le cose che fai e cioè ti supporto per questo e quindi per questo sono molto contento. Probabilmente questo capitolo sicuramente contribuisce anche a quello. Abbiamo quindi la parte finale, diciamo, del libro, gli ultimi 4 capitoli in cui, diciamo, si entra nel nucleo di quello che io volevo trattare con questo libro. Ossia, prima c'è stata tutta appunto una formazione sulla mia base, poi tutto un perché io penso di determinate cose, come mi portano a essere, cose varie. Qui entriamo più nel nucleo, che è appunto la parte veramente che va a trattare proprio in modo diretto il rapporto tra la mente e il corpo, che è diciamo, il concetto principale del libro e anche quello che porta con sé, poi vedremo, una tesi, diciamo. Il primo capitolo di questo ultimo terzo del libro è il ciclo di distruzione e rinascita. Il ciclo di distruzione e rinascita è il capitolo in cui, diciamo, viene ripresa la linea temporale del mio racconto. Sebbene sia un capitolo che va anche al di là della linea temporale, in realtà è un capitolo che parla di come in seguito a ciò che ci succede nella vita di tutti i giorni noi siamo influenzati e di come possiamo noi scegliere come, diciamo, utilizzare qualsiasi cosa che ci succede e come appunto utilizzare questa cosa, come
cambiare magari uno scenario, diciamo, ed è in questo capitolo che io introdurrò il concetto appunto di essere misterioso. Questo è un capitolo molto molto importante. Dopo di questo capitolo c'è capire e dominare la mente umana, che è il capitolo in cui io mi addentro in quelle che sono le, diciamo, potenzialità del nostro cervello sotto il punto di vista emozionale, dell'utilizzo di pensieri, cose di questo genere. Questo capitolo vi aiuterà a modificare il vostro modo di pensare, diciamo, in modo generico, ma in realtà vi insegnerà per quello appunto che è il mio quello che io, diciamo, ho scoperto, di cui ho fatto esperienza insomma nel corso di questi anni, vi aiuterà a utilizzare il vostro cervello come uno strumento, in realtà non esserne in balia, ma padroneggiarlo e sfruttare le potenzialità che voi avete sotto differenti sfere. E il tutto appunto avrà dei riscontri molto importanti, molto ingenti su tantissime tematiche diverse. Abbiamo poi quindi l'energia individuale e collettiva, in cui io vado a trattare quello che è, diciamo, la nostra, come posso dire, carica personale, che è insomma un po' quello che è dato dal misto di emozioni, appunto pensieri, personalità che voi avete, il modo in cui appunto voi affrontate le cose che vi accadono, e come questo possa appunto influenzarvi anche qui tantissimo, e come anche gli altri appunto possano entrare a far parte, a rendervi beneficio o anche in maniera negativa in questa vostra sfera, in questo vostro mondo, in poche parole. Quindi vi insegnerà anche il rapporto che potete stabilire con gli altri, quello che potete cercare insomma di costruire con gli altri, o cose insomma di questo tipo. E abbiamo poi appunto l'ultimo capitolo, che è il metodo del moltiplicatore, la dimensione mentale e la sua distorsione. Questo capitolo parla appunto del mio metodo di allenamento, il metodo del moltiplicatore. C'è appunto l'introduzione degli altri metodi, diciamo, che io ho usato in passato. E questo libro, questo metodo, questo capitolo è alla fine perché è un metodo molto particolare, ed è qui, diciamo, che c'è la mia, diciamo, tesi, in cui infatti invito anche proprio chi insomma lavora in settori magari più adeguati del mio a fare ulteriori, insomma, diciamo, test, esperimenti su questa cosa. E questo metodo infatti può essere, secondo me, compreso solo se si legge questo libro, perché questo libro appunto, come detto, vi insegnerà a pensare in un altro modo, a modificare il vostro modo di pensare. Con quel nuovo modo di pensare voi potrete non solo comprendere ma anche attuare questo metodo, che si basa su un concetto apparentemente semplice, ma che in realtà è di applicazione difficilissima, se non quasi impossibile da protrarre nel tempo. Quindi è un metodo molto complicato, ed è un metodo che ha l'unicità di possedere una parte pratica, quindi ha, come tutti gli altri metodi, un modus, diciamo, operandi, e una parte mentale, che sembra una cosa astratta, diciamo, una cosa detta tanto per dire, una cosa che non si può fare. Invece non è vero. In questo metodo fa utilizzo di un espediente che vi permetterà realmente di far entrare in gioco, di influenzare il vostro corpo con quel modo di pensare, con quell'espediente che viene insomma insegnato prima, ok? Nelle parti precedenti del libro. Dopo di questo appunto ci sono delle note e riflessioni in cui nelle note, diciamo, io parlo, sono note che io appunto scrivevo, come, dato che questo libro appunto era nato come diario, in cui sono io appunto il narratore, scrivo ogni cosa che avevo scoperto, che avevo notato, e quindi diciamo che il libro vi spiega delle cose. Nelle note potete vedere come in quel mese di quell'anno io stavo affrontando la tematica del capitolo 5, poi quella del capitolo 6, e quindi le vedete proprio, diciamo, spiegate nuovamente
dal punto di vista mio che sta scoprendo quelle cose. Mentre poi le riflessioni sono riflessioni un po' più, diciamo, di contorno su alcune cose, ma che comunque spesso magari sono legate al mondo dell'allenamento, al modo di sempre di vedere alcune cose e via dicendo. E le conclusioni, appunto, diciamo, sono come posso dire, una revisione finale, insomma, di quello che ho scritto, di quanto, di tutto, insomma, quello di cui ho parlato. E sebbene le forse vere, quasi più che vere conclusioni, il messaggio da cui poi partiranno probabilmente altre diciamo riflessioni future viene dato proprio alla fine del capitolo del moltiplicatore. E questo, diciamo, è quanto. Io spero con questa revisione di avervi comunque spiegato meglio di cosa parla questo libro e di avervi anche, insomma, invogliato a leggerlo. E il libro, considerate, è un tascabile di 276 pagine, dovrebbe essere, se non sbaglio. È abbastanza scorrevole, non è un mattone, quindi si finisce veramente velocemente. Sia che una persona, diciamo, sia abituata a leggere, se uno è abituato a leggere, veramente lo finisce in un giorno. Se qualcuno ha un po' più difficoltà, magari ci mette un po' di più, ma è veramente scorrevole dal mio punto di vista, ovviamente. Poi, cioè, magari chi non l'avrà trovato così, ma insomma è abbastanza piccolo comunque. E detto questo, ci tenevo ulteriormente veramente a ringraziarvi, ragazzi. Se lo leggete, fatemi assolutamente sapere cosa ne pensate, a prescindere, anche se non vi è piaciuto. E quindi ancora una volta vi ringrazio a tutti per il vostro supporto, per aver reso comunque questo libro possibile. E come sempre ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti.